Ciao, sono Alessandro di Ricicletta, un progetto della cooperativa Il Germoglio, dove mobilità sostenibile e inclusione sociale pedalano insieme. Seguici per scoprirne di più. Andiamo ad agire su questi dadi che sono fra praticamente il telaio e il manubrio solo nel momento in cui o vogliamo smontare la foricella perché è da sostituire o per altri motivi, oppure nel momento in cui abbiamo molte vibrazioni sull'anteriore proprio perché questi dadi non sono regolati correttamente. Ok? In questa maniera sentiamo che ci sono molte vibrazioni, c'è molto gioco e ce ne accorgeremo benissimo quando andiamo a prendere dei sassi oppure quando ci sono dei buchi sul terreno, ma anche quando freniamo praticamente sentiamo che l'anteriore della bicicletta tende a scomporsi. Vediamo come si fa a regolare. Per regolare i dadi della serie sterzo, in officina di solito abbiamo le chiavi idonee per farlo, che sono generalmente delle chiavi da 30 o 32. Non è sempre detto che sia questa misura, ma in genere possono essere queste. Però se lo fate a casa e non avete queste chiavi, potete anche, diciamo in maniera non proprio ortodossa, usare comunque una pinza. Prendete il dado di sotto, se riuscite lo potete girare a mano, ok? Lo avvitate finché trovate la giusta regolazione, cioè non lo dovete stringere troppo, se no lo sterzo non gira più, ma allo stesso tempo va stretto in maniera corretta perché se no continueremo a avere del gioco sull'anteriore, d'accordo? Nel momento in cui abbiamo trovato la giusta regolazione andiamo a stringere sopra il controdado che serve apposta per evitare che quello sotto rimanga in quella posizione lì e non si sviti più. L'ideale è avere magari due pinze se proprio vogliamo fare, diciamo, le cose fatte bene, una che tenga sotto, ok, e una che vada a stringere sopra, in questa maniera, perché quella sotto non va a muoversi. E in questa maniera qua non abbiamo più gioco e la serie sterzo è stretta e quindi dovrebbe rimanere in quella posizione e non sregolarsi di nuovo. Attenzione! Fino adesso abbiamo parlato di un tipo di forcella con filetto che usa un certo tipo di serie sterzo, sempre filettata. In generale, molte bici adesso montano un altro sistema molto diverso da quello che abbiamo visto fino adesso. Praticamente questo sistema è fatto così. Quello sopra non è l'expander che tiene il manubrio attaccato alla forcella, questa vite serve per registrare il manubrio sul telaio in modo che non abbia gioco. Quello che tiene il manubrio attaccato alla forcella sono queste viti laterali, ok? Che una volta svitate si può vedere, si tira su, ok? E si vede la forcella. In questo caso vedete la forcella è molto differente da quelle che vi ho fatto vedere prima perché qui non ha filetto. Su questa forcella il manubrio non si può alzare o abbassare perché è vincolato all'altezza di questo tubo, mentre nell'altro avevamo il tubo del manubrio che entrava e poi poteva andare su o giù. In questo caso noi possiamo, togliendo questi spessori, al massimo abbassare un po' il manubrio e mettere gli spessori sopra, d'accordo? Invertire gli spessori, però non possiamo fare il contrario, cioè non possiamo aggiungere degli spessori per alzare il manubrio perché la forcella è tagliata in questo punto, il canotto ha questa lunghezza e quindi non possiamo portarlo su oltre. Quello che si può fare in questo caso se si vuole alzare il manubrio è prendere un attacco manubrio regolabile in modo che si possa regolare più in su e quello porta su il manubrio. Allora in questo caso supponiamo che vogliamo abbassare il manubrio, degli spessori che c'erano prima magari ne togliamo uno e lo mettiamo sopra e poi avvitiamo la vite di registro, ok? Questa vite va avvitata, va stretta abbastanza in modo che non abbiamo gioco sull'anteriore, ok?
muovendo il manubrio e allo stesso tempo, diciamo, il manubrio comunque possa girare regolarmente, d'accordo? Ok, a questo punto, nel momento in cui abbiamo registrato correttamente la vite di sopra, ok, andiamo a stringere queste due viti, che sono quelle che tengono il manubrio, praticamente l'attacco manubrio, attaccato alla forcella. Le andiamo a allineare correttamente lungo la ruota e poi dopo stringiamo bene in modo che il manubrio rimanga in posizione. Ok. La forcella è un elemento delicato della bicicletta, per cui degli impatti forti possono romperla o comprometterne il funzionamento in maniera irreversibile. Però allo stesso tempo anche un marciapiede preso forte o altri tipi di trazioni, se noi abbiamo la bicicletta parcheggiata in una rastrelliera dove ci sono tante altre bici e per tirarla fuori dobbiamo fare pressione sullo sterzo in maniera decisa, può darsi anche che le due steli della forcella si disallineano e la forcella non funzioni più bene. Per cui anche piccoli impatti, piccoli urti possono comprometterne la funzionalità. Siccome la riparazione della forcella è una cosa anche parecchio costosa, facciamo attenzione a come usiamo la bicicletta e soprattutto l'anteriore della bicicletta deve essere preservato da impatti. Ok, anche per oggi grazie di essere stati con noi. Un salutone da Ale. Salutone da Radu. Ciao, ciao a tutti. Ciao.